Lista Serie A, lista UEFA, slot per calciatori extracomunitari e soprattutto il settlement agreement possono condizionare in maniera importante il calciomercato dell'Inter. E siccome stanno circolando in queste ore tanti nomi, l'Inter lo sappiamo deve fare ancora diverse operazioni per completare la rosa, è arrivato secondo me il momento di mettere un po' di ordine e soprattutto fare un punto della situazione per capire quello che l'Inter può fare e quello che non può fare, regolamenti alla mano, ovviamente, per completare questo mercato. Amiche ed amici passioniteristi, ben ritrovato allora in questo nuovo episodio di oggi. Subito un mi piace, iscrizione al canale se non lo avete ancora fatto per continuare a sostenere il nostro progetto e farlo crescere così come stanno facendo i nostri sostenitori del club di Passione Inter. Su www.passioneinter.club siamo sempre di più nelle scorse ore. Insieme a me gli abbonati hanno partecipato alla ricerca di tutte le informazioni necessarie e infine abbiamo messo insieme un file Excel completo per tutti gli incastri finali, quindi nel dietro le quinte diciamo del club di Passione Inter si entra ancora più in profondità nei contenuti, nelle analisi, nelle notizie e non solo, per cui valutate ecco la possibilità di entrare a far parte del nostro club su www.passioneinter.club. In questo episodio, come dicevamo, ci sono 3 punti che vedremo in ordine: il tema delle liste Serie A e liste UEFA, gli slot per calciatori extracomunitari e poi soprattutto il rispetto dei vincoli del settlement agreement, questo accordo che l'Inter ha dovuto firmare con l'UEFA per non aver rispettato molto bene i parametri del fair play finanziario. Uno spoiler subito: tra tutti gli elementi che andremo a considerare, quello del settlement agreement è quello un po' più spinoso allo stato attuale delle cose per completare il mercato dell'Inter, ma i dirigenti ci stanno lavorando ancora una volta bene. Partiamo, come detto, dalle liste Serie A e liste UEFA. Che cosa sono innanzitutto? Semplifico moltissimo dandovi le informazioni essenziali, tutti i dettagli poi li trovate anche sul nostro sito passioneinter.com. Tutte le squadre sono chiamate a presentare una rosa di 25 calciatori all'inizio delle competizioni e questi 25 calciatori saranno poi utilizzati in campionato e nelle competizioni UEFA, nel caso dell'Inter in Champions League. Entrambe le liste però presentano dei vincoli da rispettare, non puoi mettere 25 giocatori a caso, devi rispettare dei vincoli e in particolare in Serie A intanto puoi iscrivere, questo è un modo per valorizzare i giovani, tutti gli under 22 che vuoi, in numero illimitato. Se hai dei calciatori che sono nati dopo il 1° gennaio 2001, per questa stagione ne puoi iscrivere quanti ne vuoi. Poi però devi avere in rosa almeno 8 calciatori formati in Italia, quindi appartenenti al vivaio nazionale. Di questi 8 calciatori, 4 devono essere calciatori formati nel club, quindi nel nostro caso calciatori che arrivano dal vivaio Inter, sostanzialmente. Per le liste UEFA il concetto di fatto è simile, ma con alcune differenze comunque molto importanti. Innanzitutto gli under 22, come li vediamo nella lista Serie A, non contano, a meno che non abbiano fatto parte dell'Inter, nel nostro caso, per 2 anni consecutivi dal compimento dei 15 anni di età in poi. A quel punto possono essere inseriti nella lista B, una sorta di seconda lista per questo tipo di calciatori. Soprattutto però una differenza molto importante: la Serie A e l'UEFA interpretano diversamente il giocatore cresciuto nel vivaio della squadra. Ve lo spiego con un caso concreto che secondo me vi fa capire meglio. L'Inter ha acquistato Alessandro Bastoni dall'Atalanta e poi lo ha lasciato in prestito per 2 anni, giocando all'Atalanta, al Parma, prima di arrivare poi all'Inter. Per la Serie A Bastoni è considerato un giocatore da vivaio Inter, essendo stato di proprietà dell'Inter in quegli anni che vengono considerati. Per l'UEFA invece il prestito non conta e quindi viene considerato vivaio Italia e non vivaio Inter. Questo è molto importante. Che succede poi se l'Inter non ha abbastanza giocatori vivaio Inter o vivaio Italia? Molto semplicemente si riducono i posti a disposizione in rosa. In pratica avresti di partenza 25 giocatori disponibili in rosa. Se hai soltanto 2 giocatori vivaio Inter, i posti da 25 vengono ridotti a 23 perché non hai raggiunto la soglia minima dei 4 calciatori vivaio Inter e quindi puoi inserire in lista solo 23 calciatori. Questo è il funzionamento e ciò a cui dobbiamo andare incontro. Andiamo adesso al nostro schema sul file Excel che abbiamo presentato, dove
In alto abbiamo anche la lista dei giocatori della rosa dell'Inter con la composizione vivaio Inter, vivaio Italia e la differenza tra lista Serie A e lista UEFA. Arriviamo però soprattutto alla rosa e partiamo da ciò che riguarda la lista Serie A, ricordando sempre che l'Inter ha chiarito anche in conferenza stampa negli ultimi giorni che come l'anno scorso vuole costruire una rosa con 3 portieri e 20 giocatori di movimento, cioè 2 giocatori per ciascuna casella, quindi 6 difensori, 10 centrocampisti, 4 attaccanti e poi 3 giovani che però non avranno problemi ad essere inseriti nelle varie liste, quindi non siamo stati nemmeno a fare degli esempi in questo momento. E la lista Serie A in realtà è molto semplice per la situazione dell'Inter, perché oggi l'Inter ha in rosa ufficialmente 19 calciatori più Sommer. Abbiamo considerato il portiere che sembra un po' più vicino all'arrivo, anche se la trattativa non è chiusa, consideriamo Sommer nei 20 giocatori che oggi l'Inter ha a disposizione. Potrebbe esserci anche un qualsiasi altro portiere, metteteci un nome X al nome di Sommer al posto di Sommer e siamo comunque lì. Comunque siamo a quota 20 calciatori. Di questi 20 calciatori uno è Aslani, quindi è un under 22 secondo i parametri Serie A e non rientra in questo conteggio, quindi scendiamo a 19 più Aslani. In più, 4 giocatori sono considerati vivaio Italia, Darmian, Frattesi, Acerbi e Barella, e 4 giocatori per i regolamenti italiani sono considerati vivaio Inter, Di Gennaro, Bastoni, Di Marco e anche Lucien Agumé. Ciò significa che in questo momento l'Inter rispetta tutti i parametri e ha 25 posti a disposizione in rosa su 25. I giocatori ufficialmente sono, come detto, 20. Aslani viene anche tolto da questo conteggio. All'Inter che colpi mancano per completare la rosa? Un altro portiere, dopo Sommer, un secondo portiere, un difensore che prende il posto di Skriniar, un centrocampista che prende il posto di Gagliardini e un attaccante che prende il posto di Lukaku. A meno di altre partenze servono di fatto 4 acquisti alla rosa dell'Inter e quindi facendo molto velocemente i conteggi siamo a 20 calciatori su 25 posti disponibili, non ci sono particolari problemi per l'Inter per completare questa rosa, anzi si possono aggiungere tranquillamente 4 giocatori che vanno nella categoria altri, diciamo così, e in maniera illimitata dei giocatori nati dopo il gennaio 2001. Per esempio, se l'Inter dovesse decidere di puntare su Balogun dell'Arsenal, andrebbe considerato come under 22, quindi non ci sarebbero problemi, ecco, a inserirlo in questo elenco. Per cui per la lista Serie A c'è spazio senza problemi per aggiungere i tasselli che mancano e se anche dovessi tagliare Agumè, magari non ci si vuole puntare, scenderesti a 24 posti disponibili, ma comunque ci sei dentro senza problemi, perché 19 più Aslani più 4 acquisti fa comunque 23 conteggiati sui 24 a disposizione. Questo quindi il punto. Tra l'altro va anche detto che Bissek per un solo mese non rientra nei parametri che lo avrebbero tolto dai conteggi, avrebbe fatto comodo. Comunque in lista Champions invece la situazione è leggermente, differente, nel senso che innanzitutto Agumè, essendo andato in prestito quando era di proprietà dell'Inter, così come Bastoni di fatto, non risulta vivaio Inter, ma Bastoni almeno risulta vivaio Italia, mentre Agumè, finisce direttamente negli altri, non risulta nemmeno come vivaio Italia per i parametri UEFA e quindi va ad occupare un altro posto negli altri. Aslani non è lista B per quello che è il regolamento UEFA, quindi va conteggiato e Bastoni, come detto, finisce in vivaio Italia. Per cui l'Inter cala a 2 soli calciatori vivaio Inter, ovvero Di Gennaro e Di Marco. Per questo motivo i posti disponibili in lista UEFA si riducono da 25 a 23. A questo punto io ho considerato di tagliare Agumè perché o punti su Agumè come sesto centrocampista e non compri nessun altro, altrimenti conviene tagliarlo per far entrare il nuovo acquisto che deve prendere il posto di Gagliardini e che difficilmente, visti i nomi che stanno circolando, sarà un giocatore vivaio Inter. Se compri un altro calciatore vivaio Italia non cambia niente, i posti sono sempre 23 su 25, quindi tagliando Agumè scendiamo a 19 calciatori adesso in rosa, 4 acquisti da fare
e quindi 23 posti disponibili, di nuovo i conti tornano, lo spazio c'è per mettere oltre a Sommer un nuovo portiere, il difensore, il centrocampista e l'attaccante dopo Lukaku. Situazione quindi molto simile all'anno scorso, per cui con le liste sia UEFA che Serie A direi che ci siamo senza grossi problemi. Tra poco andiamo anche a vedere il discorso settlement agreement come dicevamo. Prima però molto velocemente un passaggio anche sugli slot extracomunitari. Come siamo messi? Sul nostro sito passioninter.com anche qui abbiamo fatto una tabella, un aggiornamento che verrà costantemente, rinfrescato con tutte le novità che arriveranno. Ci sono dei vincoli, nell'allestimento di una rosa relativo ai calciatori, al passaporto dei calciatori, cioè, i giocatori che non hanno passaporto comunitario non puoi metterne in maniera illimitata. L'Inter ha chiuso la scorsa stagione con 6 calciatori extracomunitari in rosa e avendo poi svincolato D'Albert come primo e poi in seguito Dzeko, per questo calciomercato ha a disposizione 2 slot per acquistare calciatori extracomunitari. Uno di questi 2 però deve, rispettare il vincolo nazionale, cioè deve aver partecipato a 5 partite della sua nazionale di categoria oppure ad almeno 2 partite nell'arco dell'ultimo anno solare. Quadrado, in molti mi hanno sollevato questo dubbio, in realtà pur essendo colombiano e quindi extracomunitario non occupa nessuno di questi 2 slot, perché si trasferisce di fatto dalla Serie A. L'ultima stagione l'ha giocata alla Juventus, quindi arrivando all'Inter, no è illimitata la possibilità di prendere extracomunitari che arrivano dalla Serie A. Per cui anche per il vincolo degli extracomunitari c'è spazio per fare 2 acquisti di cui si sta parlando tanto, come ad esempio Balogun e Trubin, nel caso in cui l'Inter volesse puntare su di loro. Entrambi sono extracomunitari e tra l'altro entrambi rispettano il parametro delle presenze in nazionale, quindi nessun problema neanche qui. Oppure anche Taremi del Porto, anche se al momento sembra meno caldo, comunque non ci sono problemi da questo punto di vista. Chiudiamo con il terzo punto, quello relativo, al settlement agreement. L'Inter, come sappiamo, lo abbiamo commentato nei giorni scorsi, ha rispettato tutti i parametri nella stagione che si è appena, conclusa e l'UEFA ha dato l'ok ai bilanci nerazzurri senza nuove sanzioni. Quest'anno bisogna ripetersi, perché, è obbligatorio ripetersi perché intanto per questa stagione, rimane il vincolo del firmato con l'UEFA che prevede che l'Inter potrà registrare nuovi calciatori in lista UEFA solo se il bilancio delle uscite e delle entrate sarà positivo o in pareggio. Quindi i costi dei giocatori che sono andati via devono essere superiori ai costi di chi arriva all'Inter, perché in poche parole devi risparmiare e abbassare il costo della squadra, aumentando anche i ricavi per arrivare poi dentro i parametri dell'UEFA. Per quest'anno sarà, lo ripeto, obbligatorio, poi dall'anno prossimo è sospeso con la condizionale anche per gli anni successivi, vedremo. Come è messa al momento l'Inter? Di sicuro in questo preciso momento il costo squadra dell'Inter si è abbassato tantissimo perché sono partiti tanti calciatori, però ne devono arrivare ancora diversi, come dicevamo, 2 portieri, un difensore, un centrocampista, un attaccante, al netto di altre cessioni che non si possono mai escludere. Ho fatto dei conti a spanne, poi se volete su passioninter.club ci sentiamo, abbiamo un file Excel completo e facciamo i conti precisi al centesimo. Comunque in porta, sostituiti tutti e 3 i portieri, ho fatto una simulazione inserendo Sommer e Trubin, che sembrano un po' gli obiettivi più caldi, a delle cifre medie, né troppo basse né troppo alte, e esce fuori che la sostituzione di tutti e 3 i portieri con quelli che possono arrivare, porterà ad un aumento dei costi di circa 5 milioni di euro a spanne. 5 milioni che però recuperi in difesa, perché intanto fuori D'Ambrosio, dentro Bissek ti porta a recuperare un paio. Poi c'è da sostituire Skriniar che occupava sugli 11-12 milioni di euro circa come costo squadra, quindi c'è spazio per fare un buon colpo dentro al budget di Skriniar e risparmiare anche qualcosina e quindi diciamo poter tornare in pari anche con il surplus che si è creato invece in porta. A centrocampo Frattesi con le ultime formule costerà praticamente un pochino meno di Brozovic. Serve però un sostituto di Gagliardini. Gagliardini che occupava uno spazio da circa 8 milioni all'anno, ipotizzando di riuscire a strappare Samardzic ad un prezzo con ingaggio leggermente inferiore,
più o meno puoi rientrarci. Rischi di pagarlo qualcosina in più, ma a quel punto puoi recuperare ulteriormente, per esempio facendo anche un'altra operazione, vendendo Gosens, sostituendolo con Carlos Augusto. Carlos Augusto ti costerebbe meno e torneresti di nuovo in positivo. Ma soprattutto è l'attacco dove lo spazio si è creato, perché intanto Thuram al posto di Dzeko fa guadagnare un paio di milioni anche qui. C'è uno spazio non da poco, i 20 milioni che sono stati occupati nell'ultimo anno, euro più, euro meno, da Lukaku, ed è uno spazio non indifferente, e occhio pure a Correa che ne pesa circa 15. Il peso all'anno, lo ripeto, si intende l'ingaggio al lordo, quindi incluse le tasse, più l'ammortamento del cartellino. Se un giocatore lo paghi 50 milioni, gli fai un contratto di 5 anni, l'ammortamento è circa 10 milioni di euro all'anno, a cui sommi l'ingaggio lordo e viene fuori il costo squadra. Quindi quei nomi che stanno circolando ora per l'attacco, da Morata a Balogun, Beto, Taremi e quelli che volete, in questo spazio ci rientrano senza grossi problemi. Dunque, il punto adesso è capire chi vuole effettivamente l'Inter e strappare il giusto prezzo, perché il fatto che lo spazio ci sia non significa che si debba comprare, buttare dentro i soldi senza andare a trattare. Questo era quindi il punto della situazione con i regolamenti. Penso fosse importante fare chiarezza in questo momento, anche perché così ora avete gli elementi per poter fare le vostre considerazioni sulla rosa, chi può arrivare, chi no, come siamo messi, quanti colpi soprattutto si possono fare, visto che se ne parla tanto. Fatemi sapere nei commenti se è tutto chiaro, chi prendereste voi per completare la rosa, e vi ricordo di fare un salto su passioninter.club per entrare a far parte della nostra community. In descrizione, per chi ci ascolta in podcast, trovate un altro approfondimento da non perdere. Per chi ci segue da YouTube vi basta cliccare qui.